Qui siamo nella stazione dedicata alla cercinatura e quindi chiederei ancora a Bruno di spiegarci per quale scopo viene realizzato questo intervento e poi quali sono appunto eventualmente le specie o comunque insomma i motivi per cui viene realizzato anche nell'ottica del legno morto. Ovviamente in questo modo stiamo creando legno morto. Il legno morto può essere creato in diversi modi e a seconda delle diverse forme di legno morto questo è funzionale ad ospitare organismi di diverso tipo. Quindi è importante anche la varietà oltre alla quantità di legno morto. In questo caso noi andiamo a creare un legno morto d'avvenire per il futuro, perché la pianta non muore immediatamente, muore nell'arco del tempo, questo anche a seconda di come questo intervento viene effettuato. In questo caso vediamo che è stata portata via la corteccia, ma sono stati anche eseguiti 2 tagli, uno in basso e uno in alto. In altri casi abbiamo soltanto praticato una scortecciatura senza questi 2 tagli, in un altro ancora si è realizzata la scortecciatura lasciando una striscia che collega le 2 parti della pianta. Questo ovviamente è un gradiente di intensità, ha creato un gradiente di intensità e dovrebbe portare la pianta a morte in tempi diversi. Ecco, ma a livello di specie saproxiliche quali possiamo considerare legate a questo tipo di intervento? Beh, diciamo che qui un po' si vede nel punto dove si crea il taglio ci può essere un sollevamento della corteccia, questo è utile a diverse specie, quelle più evidenti i pipistrelli. Inoltre si va a creare legno morto esposto al sole. Il legno morto esposto al sole ha un'importanza particolare per alcuni insetti, il più importante è la rosalia alpina. Ecco, Ed inoltre crea dei microhabitat in quota, quindi per gli uccelli, per la nidificazione in punti dove sono preferiti in quanto li proteggono dalla predazione. La cercinatura possiamo definirla una parte del diradamento che è stato comunque eseguito all'interno delle SHS. Ci vuoi parlare un po' anche di quest'altro intervento? Sì, diciamo che un altro aspetto che ho tralasciato, noi abbiamo selezionato le piante, era la domanda che mi avevi fatto all'inizio, abbiamo selezionato le piante in modo tale da poter fare in qualche modo anche silvicoltura, perché abbiamo selezionato delle piante importanti, quindi piante habitat e piante che hanno potenzialità nel breve periodo di diventare piante habitat e le abbiamo agevolate anche togliendo la concorrenza che avevano intorno. Questo l'abbiamo fatto con il diradamento, ma l'abbiamo fatto anche con la cercinatura, perché la cercinatura non è liberarle nell'immediato, ma è liberarle in un periodo di tempo abbastanza breve, insomma, perché poi le piante, come detto, vanno a morte. E sul diradamento, appunto, una cosa sono appunto liberare le piante candidate, però appunto l'altro scopo del diradamento è quello di aumentare la quantità di legno morto all'interno del bosco. Tutto quello che noi facciamo è cercare di avvicinare la struttura di questi isolotti in senescenza all'interno del progetto appunto denominati SHS, la struttura avvicinarla a quella delle foreste vetuste. Le foreste vetuste sono foreste molto rade, ma la cosa più importante è che hanno una quantità di legno morto particolarmente elevata, intorno ai 60 metri cubi ad ettaro. Noi stiamo cercando di aumentare la quantità di legno morto a terra e questo ovviamente l'approvvigionamento di questo legno morto principalmente è avvenuto mediante il diradamento, che oltre a darci il legno morto ha anche fatto sì che si diminuisca la densità del bosco e vada ad avvicinarsi a quella delle foreste vetuste e quindi la finalità è creare delle piante molto grandi senza grandissima concorrenza intorno. Ecco, adesso ci muoveremo verso un'altra stazione e andremo a vedere interventi molto particolari, sono quelli della creazione delle cavità basali alla base degli alberi.